Inner Game and Outer Game, The Game of Seduction. Prima di approfondire questo concetto, iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, nonché seguimi e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Bene, partiamo. Inner Game ed Outer Game, cosa sono? Sono un gioco interiore e un gioco esteriore, un gioco verso l'interno e un gioco verso l'esterno. Sono le due modalità di gioco per sedurre. Qui c'è un primo concetto fondamentale, basilare, di cui non possiamo fare a meno di prendere in considerazione. La seduzione è un gioco, deve essere puro divertimento, è un modo per divertirsi. Perché non si produce amore, si produce illusione d'amore. Il seduttore è un po' come se fosse una sorta di mago, una sorta di illusionista. Bisogna creare illusioni di realtà. Questo è il gioco della seduzione. Se tu lo prendi sul serio, inizi a soffrire, non mi cerca, non mi vuole, fai l'ambulanza, ti lamenti, non sedurrai nessuna o nessuno. Normalmente, diciamo, il gioco della seduzione dicono che lo giocano gli uomini verso le donne. Non è vero. Questo lo dicono i PUA, quindi che si chiamano Pick Up Artist, che poi di artista non so cosa hanno, però in realtà possiamo anche introdurre la seduzione come una forma di arte, però di fatto sarebbero le artiste del rimorchio, ma di fatto le donne seducono e possono sedurre, possono divertirsi, tanto quanto gli uomini. Uno dice, beh, ma gli uomini, se una donna si propone, un uomo ci sta. Beh, ma il gioco della donna è un gioco più raffinato, perché il gioco della seduzione, dal mio punto di vista, non è quello meramente, meramente sessuale, perché, diciamoci la verità, come dire, quella è la parte, se vogliamo, meno interessante. Anche, io non lo so, questi pick-up artist veramente li capisco poco comunque. Cioè, per carità, come esperienza va bene, cioè come training va bene, ma se tu lo fai come training, perché come dite potrà servire poi per imparare a conquistare una donna che ti interessa, con la quale vuoi costruire qualcosa. Ma se fosse puramente a scopo ludico, come dire, cioè 50 euro in tasca risolvi la questione uguale, cioè e impieghi sicuramente meno risorse, meno tempo e meno, e meno stress, se vogliamo. Invece il gioco della seduzione è bello per far innamorare, per coinvolgere, per far innamorare per coinvolgere, diciamo così, perché far innamorare poi è una parola grossa. L'amore è qualcosa che non c'entra nulla con la seduzione, è qualcosa che va ben oltre la seduzione. Ma amare è desiderare la felicità di un'altra persona. La seduzione è solo un gioco. Bene, e questo gioco si suddivide in due fasi. L'inner game, il gioco interno. Che cos'è l'inner game? L'inner game è il gioco verso se stessi, cioè la capacità di rafforzarsi. Perché per sedurre io devo essere forte, devo aver chiuso quelli che sono i miei turbamenti, altrimenti non seduco nessuno, altrimenti sono pilotato dai miei turbamenti. Che cosa sono i turbamenti? Sono le paure. Paura di essere abbandonato, paura di essere rifiutato, paura di essere giudicato negativamente, paura di sentirsi inadeguato come maschio o come uomo, come femmina o come donna. La disistima, la paura dei sensi di colpa, cioè il temere di poter far soffrire una persona a te cara, e praticamente la paura di sentirti condizionato dagli altri, di non essere libero di scegliere. Il gioco interno in cosa consiste? Consiste nel chiudere questi turbamenti, nel risolverli. Quindi il gioco interno consiste nel prendere contatto con se stessi, iniziare a capire nelle interazioni che noi abbiamo con uomini e con donne
quali sono i punti deboli, di cosa ho paura, temo di essere abbandonato, temo di essere rifiutato o rifiutata, penso che l'altra persona, mi aggancio quando una persona mi disistima, non mi dà stima, non mi dà considerazione, oppure mi aggancio quando, come dire, vivo dei sensi di colpa e resto lì imbrigliato nei sensi di colpa. Oppure quando, quali sono i miei punti deboli? Ecco, l'inner game parte dal riconoscere attraverso le interazioni con gli altri, quindi capite bene che inner game e outer game si intrecciano necessariamente, sempre e costantemente. Attraverso l'interazione verso gli altri, quella che poi chiamiamo outer game, io inizio a capire quali sono i miei punti deboli. Quindi posso partire tranquillamente dall'outer game, cioè da interagire con altre persone, scoprire quali sono i miei punti deboli, di cosa ho paura fondamentalmente, e allora posso iniziare a giocare l'inner game. Posso capire, iniziare a rendermi conto che se do delle emozioni, la mia parte emotiva non si presenta più ostile nei miei confronti, la mia parte emotiva non è più, come dire, non mi contrasta più, e quindi l'inner game consiste nella capacità di gestire le emozioni, cioè mi do delle emozioni, me le regalo, decido io deliberatamente che emozioni vivermi e quindi acquisisco forza interiore perché divento padrone in casa mia, fondamentalmente. Divento padrone delle mie emozioni. Questo posso farlo soltanto dandomi emozioni e soltanto, come dire, non credendo che chissà una persona se non ti vuole è la fine del mondo, se non ti vuole ce ne sono altre. Ecco, crearsi delle credenze profonde positive è importante. L'inner game consiste nel sostituire dei condizionamenti involontari negativi con dei condizionamenti volontari positivi. Questo è l'inner game e lo possiamo fare dandoci delle emozioni. Quali emozioni dobbiamo darci? Ma la nostra parte emotiva è un po' come un maiale che mangia di tutto, diciamo, gli possiamo dare qualunque cosa, basta che iniziamo a dargli delle emozioni. Poi certo, andremo a raffinare, andremo a, come dire, focalizzare meglio le emozioni da dare, ma inizialmente vanno più o meno bene tutte le emozioni. Questo è l'inner game, molto importante l'inner game. Senza inner game noi siamo fregati, siamo panati completamente. Dopo l'inner game c'è però l'outer game. L'outer game consiste nel mappare l'altra persona. Ovviamente sono intrecciate le due cose, se non faccio bene l'inner game non riuscirò a fare bene l'outer game. Sono mappare quali sono le esigenze dell'altra persona, le esigenze emotive, cioè quello che chiudevo in me devo aprirlo negli altri fondamentalmente. Se io volevo chiudermi i turbamenti, gli altri li seduco aprendoli i turbamenti, della disistima, della paura dell'abbandono, della paura di essere rifiutati, della paura di essere condizionati, del temere il giudizio negativo, nel sentirsi inadeguati come uomini, come donne, come maschi, come femmine. Ecco qua che noi dobbiamo giocare questo gioco. Capire anche quali sono le strutture motivazionali. Da cosa sono motivazionati? Da una persona che ti dà tante emozioni o da una persona che ti dà motivazioni? Quindi devo capire se ho a che fare con un iperlogico, con un emotivo. Capire se eventualmente la persona che ho davanti è un narcisista, perché in questo modo mi allontano, perché mai stare, come dire, lì a sedurre narcisisti. E quindi l'outer game è iniziare a interagire e in questo modo, se notiamo che con una persona c'è una particolare chiusura, dobbiamo lasciarla lì, andare da altri e poi magari tornare, perché la seduzione è un gioco. Questo è il concetto di fondo che deve passare, perché se la prendiamo come una cosa seria, ci freghiamo con le nostre stesse mani, non riusciremo a sedurre nessuno. Quindi una volta che ho fatto la mappatura giusta, inizio a interagire, inizio a dare emozioni, inizio a esserci, non esserci, messaggiare, non messaggiare. È ovvio che è meglio giocare più giochi in parallelo all'inizio, perché, come dire, mi differenzio, mi distraggo, non mi concentro solo su una persona.
È la stessa differenza che c'è tra il pescatore che va a pescare con la canna, al limite tira su un pesce, e quello che butta la rete. Se butti la rete, qualche pesciolino alla fine ci resta dentro, no? Quindi inizialmente giochiamo più giochi in parallelo per poter non essere così bloccati su una situazione in particolare e apprendiamo anche di più. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!